comprato dopo tantissimi anni di nuovo un camera phone. La prima volta che avevo comprato un camera phone, mannaggia alle mosche, era un vecchissimo, ormai stiamo parlando di preistoria quasi, Samsung Note 4, quindi immaginate, telefono con il quale ho provato a fare un paio di viaggi senza macchina fotografica. Sono andato in Polonia, sono stato in Spagna, magari poi faccio passare qualche foto fatta con quel vecchissimo telefono che al tempo, insomma, per il tempo avevo una macchina fotografica decente, però come telefono faceva veramente schifo, tanto che poi dopo un po' di anni si è bruciato da solo, eccetera. Aveva molti problemi di surriscaldamento, che i Note sono famosi, visto quello che poi successe al 7. Cosa ho scelto questa volta? Questa volta ho scelto un Honor Magic 5 Pro. Benissimo. Perché? Perché per la prima volta stavo pensando a comprare un iPhone, però quello che volevo io, il 15 Pro Max, oltre il costo, ci voleva molto tempo per poterlo avere, e io avevo bisogno più che altro lato telefonico di molto spazio. Questo c'ha 512 giga, e inoltre avevo bisogno di delle fotocamere che fossero decenti nei momenti, diciamo, di emergenza in cui non avessi le mie macchine fotografiche, oppure direttamente non volessi portarle. Può capitare che uno si stanchi del peso, degli ingombri, eccetera, e a un certo punto dice basta, quantomeno per un periodo, e non so se avrò il coraggio di partire di nuovo solo col telefono, ma devo dire che questo Honor Magic 5 Pro, lungo, non è male. Ho fatto varie prove, non è malaccio, soprattutto in video rende abbastanza bene, e c'ha una fotocamera principale da 24 mm equivalenti, che devo dire fa il suo lavoro anche di notte in buone condizioni. L'ho provato la prima volta facendo video soprattutto in un concerto di notte, così con pochissima luce, e devo dire che ha risposto bene. Ma devo dire anche che non è tutto oro quello che luccica, e questo oro che non luccica non è tanto riferito stranamente alla qualità delle macchine fotografiche, dei sensori o delle lenti, che anzi per essere uno smartphone sono notevoli. E vi ricordo che sono una grandangolare 13 mm, la principale da 24 e la tele da 96 mm, che effettivamente è tanto interessante come lente da ritratto. Cosa succede però? Che purtroppo, abituato troppo bene con gli Xiaomi, o Xiaomi come si dovrebbe dire, Xiaomi, l'interfaccia
di questa di Honor non è all'altezza e ha dei grossi problemi perché è difficile fare delle modifiche, tipo semplicemente mettere un retino, che ti dico cambiare da RAW a JPEG, non c'ha il RAW più JPEG. In più la cosa più strana di tutte è che ha il RAW solo sulla principale, e questo è quello che mi fa impazzire. Non solo ha il RAW solo sulla camera principale, ma in video il log lo potete ottenere esclusivamente sulla camera principale. Per log sui telefoni normalmente si intende delle curve logaritmiche che alla fine nella realtà sono più dei profili naturali estremamente desaturati, che però comunque aiutano quando uno è in situazioni particolari, ha bisogno di un maggiore rango dinamico nel video, eccetera. E lo stesso dice sì per il RAW, chiaramente. Quindi sono contento, fa belle foto, bei video, non sono totalmente convinto dell'interfaccia, e ve lo dico perché io ho un'app che avevo comprato e si chiama Motion Cam, qualcosa del genere, che mi permette di fare video RAW e poi trasformarli per esempio in log ProRes. Mi fa vedere che il sensore che ho e che ha questa macchina in realtà è compatibile con un HLG a 10 bit, cose che invece non si riesce a fare attraverso la sua app legittima, quando invece il sensore sì lo permette. A livello fotografico, inoltre, sempre con quella app ho visto che si può ottenere tranquillamente dei DNG RAW anche dalle altre due fotocamere, quindi il problema è più Honor, che ha un pochino castrato, se vogliamo dire così, questa fotocamera, probabilmente perché puntava più a un come dire, a un pubblico di punta e scatta, quelli che vanno là e fanno le foto che devono venire carine in ogni situazione, tutto in automatico, ha delle funzioni di intelligenza artificiale, eccetera, di vario tipo, ma chi è più avvezzo alla fotografia professionale e vuole veramente poter sfruttare tutte le possibilità che ha questo telefono, dalla UI di user interface, no? UI, della fotocamera di Honor, questo non è totalmente possibile. Ecco, questo volevo dire come punto a sfavore. Non ne sono però diciamo che comunque io la considero una cosa positiva. Nella follia dei costi che hanno i telefoni ormai, avere 3 fotocamere da diciamo 50 megapixel, ma in realtà da 12 in pixel binding, tutte insomma di una certa qualità, con la fotocamera principale, quella e la tele con pure l'OIS, quindi la stabilizzazione di immagini, non è cosa da poco e vale i 900 euro che ho pagato il telefono, li vale assolutamente, tenendo conto delle caratteristiche poi anche telefoniche. Perché ricordiamoci che appunto sembrerà strano, ma questo telefono
è anche un telefono, e quindi io avevo bisogno di alcune caratteristiche anche telefoniche che vengono soddisfatte, perché avendo un processore come lo Snapdragon 8 generazione 2, questo fa sì che per esempio dentro ci sia anche varie altre cose, tra cui una cosa che a me serve molto per viaggiare, che è la eSIM. eSIM che viaggiando molto all'estero, fuori dall'Europa, ti aiuta molto, perché tu puoi comprare da qua una SIM, attivarla quando arrivi e non devi andare girando come un pazzo e cercarti una SIM che ti dia tot giga, che ti permetta. Tu semplicemente la compri dall'Italia, ti fai mandare il codice, lo attivi per quel paese e gli dici e lo attivi nel momento in cui arrivi. Ecco che praticamente hai risolto. Questa era un'altra delle necessità. Poi, come vi dicevo, avevo bisogno di un telefono che avesse molto disco, soprattutto la memoria, comunque RAM 12 giga è notevole, però avere 512 giga di disco, diciamo di SSD dentro, vi permette una cosa importante, almeno a me che uso molto la Insta360 Go 3, che è questa con cui sto registrando ora. Questa fa file abbastanza grandi, quando li scarico sul telefono per lavorarli, quando sono in viaggio, magari a casa li scarico sul computer, li lavoro là, li metto su un hard disk esterno, ma sul telefono vanno per forza lavorati da una cartella del disco interno, quindi non si può mettere su SD esterne, su dischi esterni, perché non li legge il programma di Insta360. E quindi insomma avere uno spazio notevole per lavorare i file della Insta360 Go 3 era una delle cose di cui avevo bisogno. Inoltre naturalmente posso salvare video di una certa lunghezza, posso lavorarli con la potenza che permette questo ottimo processore, eccetera. Bene, con questo finiamo per oggi, poi faremo dei test più approfonditi. Forse la prossima settimana porterò il telefono in studio per provarlo con delle modelle, vedere che riesce a fare nei ritratti, e lo metterò magari in comparazione con una full frame Sony e vedremo quali sono i limiti reali nell'uso reale anche in uno studio fotografico che si hanno quando si usa uno smartphone al posto di una fotocamera professionale.